In questo episodio volevo spiegare come dare del lei in italiano. In particolare volevo fare alcuni esempi pratici e farvi vedere come trasformare le frasi con il pronome tu in frasi con il pronome di cortesia lei. Questo video è una risposta a una richiesta specifica di uno degli iscritti al canale. Questa persona qualche tempo fa mi aveva chiesto come usare il lei in italiano. In italiano, quando ci rivolgiamo a qualcuno in modo formale, dobbiamo usare il pronome di cortesia lei. Se usiamo il tu, dobbiamo usare determinate forme verbali. Se invece usiamo il lei, dobbiamo usarne altre. Quindi non è sufficiente modificare il pronome, dobbiamo modificare anche il verbo. In generale ho notato che le persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera tendono a sbagliare quando usano il lei. Come dicevo, in questo video volevo farvi vedere come trasformare le frasi con il tu in frasi con il lei. Per ciascuna frase prima dirò la versione con il tu e poi dirò la frase equivalente con il lei. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli e che qui trovi la trascrizione in formato PDF e il file audio. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase. La prima frase è questa. Scusa, scusa. Questa è la variante con il pronome tu, cioè se sto dando del tu a qualcuno devo dire scusa. Se invece sto dando del lei a questa persona devo dire scusi. Per esempio, se gli sto dando del tu, devo dire scusa, che ore sono? Se invece sto dando del lei a questa persona, le devo dire scusi, che ore sono? La frase successiva è questa. Scusami. Ecco, se do del tu a qualcuno, devo dire scusami. Se voglio trasformare questa frase usando il pronome lei, devo dire mi scusi. Quindi, come vedete, in questo caso le forme sono piuttosto diverse. Nella variante con il lei il pronome è anteposto, cioè è prima del verbo. La frase successiva è questa. Come stai? Se do del tu, devo dire così. Se invece voglio dare del lei, devo chiedere. Come sta? Qual è la differenza? La differenza è che se do del lei, devo usare la terza persona singolare. Se invece do del tu, devo usare la seconda persona singolare. Facciamo un altro esempio. Chiama il direttore. Questa è la variante con il pronome tu. La variante con il lei sarà chiami il direttore. Fammi parlare con il direttore. Questa è la variante con il tu. Se uso il lei, la frase diventa mi faccia parlare con il direttore. Fai attenzione al verbo fare perché ha delle forme piuttosto particolari. La frase successiva è questa. Chiamami domani sera. Se uso il lei, la frase diventa mi chiami domani sera. La frase successiva è questa. Seguimi. Sì, lo so, è piuttosto breve, però è comunque una frase. Se uso il pronome lei, questa frase diventerà mi segua. L'esempio successivo è questo. Vai nell'ufficio 101. Se uso il lei, la frase diventa vada nell'ufficio 101.
Mi raccomando, fai attenzione al verbo andare perché ha delle forme piuttosto particolari. Se dai del lei, l'imperativo di andare è vada con la A, non è vadi con la I. L'esempio successivo è questo. Chiedi al mio collega. Questa frase diventerà chieda al mio collega. Poi un altro esempio è questo. Se ci sono problemi, dimmelo. Questa frase diventerà se ci sono problemi, me lo dica. Mi raccomando, fai attenzione all'imperativo di terza persona singolare del verbo dire, che è dica, non dichi. L'esempio successivo è questo. Ascoltami, devo dirti una cosa importante. Se uso il lei, questa frase diventerà mi ascolti, devo dirle una cosa importante. Prego, accomodati. Se invece do del lei a qualcuno, devo dire prego, si accomodi. Poi la frase successiva è questa. Posso chiederti un favore? Questa è la versione con il tu. La variante con il lei invece sarà posso chiederle un favore? Volevo chiederti una cosa. Se uso il lei dovrò dire volevo chiederle una cosa. La frase successiva è questa. Prego, siediti qui. Se uso il lei dovrò dire prego, si sieda qui. Si sieda. Prego, si sieda qui. Poi un altro esempio è questo. Tu cosa ne pensi? Se uso il lei, questa frase diventerà lei cosa ne pensa? La frase successiva è questa. Mi potresti aiutare? Se uso il lei, la frase diventa mi potrebbe aiutare? Un'altra frase di esempio è questa. Mi potresti dare una mano? Se uso il pronome di cortesia, questa frase diventa mi potrebbe dare una mano? Mi puoi cambiare 10 euro? Se uso il lei, la frase diventa mi potrebbe cambiare 10 euro? La frase successiva è vieni al secondo piano. Se uso il lei, questa frase diventa venga al secondo piano. Mi raccomando, fai attenzione al verbo venire che ha delle forme piuttosto particolari. La terza persona singolare dell'imperativo del verbo venire è venga con la lettera A, non è venghi con la lettera I. La frase successiva è questa. Dammi un consiglio. Se uso il lei, questa frase diventa mi dia un consiglio. Mi raccomando, fai attenzione anche al verbo dare. L'imperativo della terza persona singolare del verbo dare è dia. Fai in fretta. Se uso il lei, questa frase diventa faccia in fretta. Un altro esempio è questo. Non comprare quel telefono. Se uso il pronome di cortesia, questa frase diventa non compri quel telefono. Non andare. Se uso il lei, questa frase diventa non vada. Poi la frase con il tu è fai come vuoi. La variante con il lei è faccia come vuole. La frase
Non dire così, diventa. Non dica così. La frase non offenderti diventa. Non si offenda. La frase dimmi cosa intendi diventa. Mi dica cosa intende. Poi prendiamo la domanda. Come ti sei trovato in quell'azienda? Se uso il lei, questa domanda diventa. Come si è trovato in quell'azienda? Questo per quanto riguarda i soggetti maschili. Nel caso dei soggetti femminili, invece, le domande saranno rispettivamente: come ti sei trovata in quell'azienda? Se do del tu. E come si è trovata in quell'azienda? Se do del lei. Ho fatto come mi hai detto tu. Se uso il lei, la frase diventa. Ho fatto come mi ha detto lei. Ti sto ascoltando, parla pure. Se do del lei, questa frase diventa. La sto ascoltando, parli pure. La frase mi dispiace che ti sia successa questa cosa diventerà. Mi dispiace che le sia successa questa cosa. Poi prendiamo la domanda. Sei sposato? Ecco, in questo caso ho usato il tu. Se voglio usare il lei, devo chiedere: lei è sposato? Se invece sto parlando con una donna o con una ragazza, le domande saranno rispettivamente: sei sposata? Se sto dando del tu, e lei è sposata? Se sto dando del lei. Poi prendiamo la frase non capisco perché non ti abbiano avvisato. Se voglio usare il pronome di cortesia lei, devo dire non capisco perché non l'abbiano avvisata. La frase mi hai stancato diventerà lei mi ha stancato. Pensavo che ti saresti offeso. Se voglio dare del lei, devo dire pensavo che si sarebbe offeso. Questo per quanto riguarda i soggetti maschili. Nel caso dei soggetti femminili, invece, devo dire pensavo che ti saresti offesa. Se do del tu, e pensavo che si sarebbe offesa. Se do del lei. Poi vediamo una frase un attimo più complessa. Di quello che vuoi, ma fai quello che ho detto. Di quello che vuoi, ma fa quello che ho detto. Se do del lei, questa frase diventa. Dica quello che vuole, ma faccia quello che ho detto. La frase scrivi subito al direttore. Che intonazione è questa? Scrivi subito al direttore. Diventerà scriva subito al direttore. La frase vai subito in ufficio diventerà vada subito in ufficio. Invece la frase non andare in ufficio diventerà non vada in ufficio. Poi prendiamo la frase è una splendida giornata, non credi? Se do del lei, questa frase diventerà è una splendida giornata, non crede? La frase devi aspettare il tuo turno diventerà deve aspettare il suo turno. Poi prendiamo la domanda ti hanno trattato bene? Se uso il pronome di cortesia lei, questa domanda diventerà
L'hanno trattata bene? Prendiamo una frase un attimo più complessa. Non stare qui, vai a casa. Se sto dando del lei a qualcuno, devo dire: non stia qui, vada a casa. Vieni con me, seguimi. Se do del lei, questa frase diventa: venga con me, mi segua. Stai qui, torno fra 5 minuti. Se uso il pronome di cortesia, questa frase diventa: stia qui, torno fra 5 minuti. Un altro esempio è questo. Mi hai aiutato molto, non so come ringraziarti. Se do del lei, devo dire: mi ha aiutato molto, non so come ringraziarla. Ti consiglio di non fidarti. Se do del lei, devo dire: le consiglio di non fidarsi. Poi prendiamo la frase: fammi sapere come ti trovi. Se do del lei, questa frase diventerà: mi faccia sapere come si trova. Quando scopri qualcosa, chiamami. Se do del lei, devo dire: quando scopre qualcosa, mi chiami. E l'ultimo esempio potrebbe essere questo. Non esitare a contattarmi. Se do del lei, devo dire: non esiti a contattarmi. Spero che questi esempi ti abbiano aiutato a capire meglio come usare il pronome di cortesia lei. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di abbonarti qui o su Patreon per accedere ai benefici extra. Nel frattempo, qui ti lascio un altro video che ti consiglio di guardare. Mi raccomando, dagli un'occhiata.